Sempre più paesi stanno vietando l'utilizzo di TikTok sui dispositivi dei loro cittadini. The UK government has banned the social media app TikTok. The Biden administration is warning the social media platform could be banned. This is a worldwide issue. We're talking about national security concerns. Il Regno Unito e la Nuova Zelanda sono solo gli ultimi di una lista sempre crescente di nazioni che hanno deciso di attuare queste misure. In questo momento è l'attuale situazione con gli Stati Uniti che sta catturando l'attenzione dei media a livello mondiale. Ma qual è il reale motivo che sta spingendo così tanti paesi a vietare l'utilizzo di questa applicazione? C'è qualcosa di oscuro che minaccia la sicurezza e la privacy dei nostri dati? Le notizie riguardanti lo scontro tra TikTok e i governi mondiali non sono assolutamente una novità del 2023. Già nel 2020, ragazzi, l'India decise di bannare questa applicazione assieme a dozzine di altri prodotti provenienti dalla Cina. Pensate che nello stesso periodo si è parlato moltissimo della decisione dell'ex presidente Donald Trump, che in quel periodo desiderava ardentemente il ban di quell'applicazione sul suolo degli Stati Uniti. Provvedimento che non è mai riuscito a concludersi grazie all'arrivo di Joe Biden che gli ha rubato la cattedra di presidente. Eppure è proprio l'attuale presidente Joe Biden in questi giorni che sta minacciando la presenza di TikTok negli store dell'intera America. Finora diversi paesi, tra cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti, hanno già deciso di bannare l'applicazione a tutti coloro che lavorano all'interno degli enti governativi. La preoccupazione riguarda la sicurezza nazionale. È infatti noto che i dati sensibili di persone di spicco e di un certo livello debbano essere mantenute assolutamente sotto chiave per evitare qualsiasi tipo di problema. Dovete sapere, ragazzi, che TikTok raccoglie davvero tantissimi dati dai dispositivi sui quali è installato. Dati come l'indirizzo IP, l'operatore telefonico, il sistema operativo e addirittura riconosce quali applicazioni sono installate sui nostri cellulari e tutti i dati biometrici come il nostro volto e la nostra voce. La preoccupazione fondamentale dei vari governi è che questi dati raccolti da TikTok possono in qualche modo trapelare e arrivare al governo cinese. Ed è questa la motivazione che sta spingendo tantissime nazioni a bannare questa applicazione sul proprio territorio. Ma proprio in questo momento, ragazzi, come avrete visto sulla homepage di TikTok, perché stanno veramente spopolando un sacco di video, gli Stati Uniti stanno minacciando il ban totale di questa applicazione se i suoi proprietari non venderanno tutte le proprie quote. La situazione, ragazzi, appare davvero disastrosa. Come avrete sicuramente visto dai video che stanno girando in rete, l'attuale CEO di TikTok, Shu, ha partecipato a diverse udienze con il Congresso degli Stati Uniti. E le domande che gli hanno fatto, ragazzi, sono veramente imbarazzanti. Sembrava che i partecipanti del Congresso non avessero nemmeno idea di quello che stavano chiedendo. Does TikTok access the home Wi-Fi network? Does TikTok support genocide? Can you say that TikTok does not use the phone's camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation should be amplified by the algorithm? The only face data that you'll get, that we collect, is when you use the filters to have, say, sunglasses on your face. We need to know where your eyes are. Why do you need to know what the eyes are if you're not seeing if they're dilated? Oltretutto è una delle prime volte durante la storia dei governi americani che le due fazioni che solitamente si danno battaglia durante le elezioni politiche si stanno coalizzando per ottenere un obiettivo. Ma qual è la verità? TikTok rappresenta veramente una minaccia per la nostra sicurezza oppure no? Che l'applicazione raccolga un elevatissimo numero di dati è una certezza. Del resto l'informativa sulla privacy parla chiaro. TikTok ammette apertamente di raccogliere una vasta gamma di dati, tra cui l'indirizzo IP e le informazioni inserite sull'app o di applicazioni di terze parti partner di TikTok. TikTok è in grado di raccogliere informazioni sui propri utenti anche quando l'applicazione non viene utilizzata attivamente. Tutto ciò solleva diverse preoccupazioni in merito alla privacy degli utenti, poiché le informazioni raccolte da TikTok potrebbero essere utilizzate ai fini commerciali e in alcuni casi persino condivise con terze parti non autorizzate. Io sinceramente non sarei felice se la mia faccia venisse venduta e spammata da aziende di cui non conosco nemmeno la provenienza. Tuttavia, la reale preoccupazione dei governi mondiali è il possibile collegamento tra l'applicazione e il governo cinese, che vi ricordo viene considerato a tutti gli effetti un rischio per la cybersicurezza da parte degli Stati Uniti. E non solo. Ma per capire come stanno realmente le cose, dobbiamo dare un'occhiata alle origini di TikTok. Nel 2016 la prima versione cinese di TikTok, Douyin, fu lanciata da una società cinese di nome ByteDance. In breve tempo questa app divenne estremamente popolare e nello stesso anno fu lanciata a livello globale con il nome di TikTok.
Lo straordinario successo di questa app è riconducibile al suo algoritmo, attentamente studiato allo scopo di creare dipendenza nei propri utenti. A differenza di altri social, non dobbiamo cercare manualmente i contenuti di nostro interesse. TikTok è in grado infatti di proporci automaticamente dei video basati sui nostri interessi. E non è tutto. L'algoritmo diventa sempre più preciso mano a mano che interagiamo con i video. Lasciamo like, condividiamo oppure commentiamo. In pratica, ragazzi, questa applicazione è in grado di costruire un grafico dei nostri interessi in base a quanto tempo rimaniamo a guardare un determinato tipo di video prima di scrollare e passare oltre. Altre aziende come YouTube propongono un approccio simile con i propri contenuti di formato verticale, gli shorts. Ma TikTok si distingue dalle altre app perché la stragrande maggioranza dei propri contenuti sono video brevi, il che significa che l'utente medio ne guarda molti di più in una sola sessione. Questo consente a TikTok di raccogliere tantissimi dati sui propri utenti e all'algoritmo di funzionare meglio. Più informazioni ha su di te e più sarà preciso nel suggerirti un certo tipo di contenuti. Se ci pensate, anche la scelta di proporre solamente dei video brevi non è casuale. Essa sfrutta infatti i nostri istinti primordiali come la gratificazione istantanea e lo stimolo costante. Quindi è come se il nostro cervello venisse costantemente bombardato da ciò che amiamo e quindi si sente contento, entra in un loop di dipendenza e continua a scrollare all'infinito. La stessa Cina è corsa ai ripari e dal 2021 ha introdotto una modalità safe per questa applicazione che limita l'utilizzo dell'app a soli 40 minuti al giorno. Anche i contenuti proposti, ragazzi, sono completamente differenti. Con questo accorgimento si cerca di evitare che i giovani vadano incontro a video di un certo tipo, ma che si focalizzino su curiosità scientifiche e contenuti educativi. E quindi questo, ragazzi, è importante perché abbiamo capito che in Cina esiste una versione differente di TikTok rispetto a quella che abbiamo qui in Europa e a livello mondiale. I punti di contatto tra TikTok Global e TikTok Cina, queste due applicazioni differenti, sono estremamente limitati. Ad esempio, il team che gestisce la versione globale di TikTok ha la propria sede a Los Angeles ed è completamente separato dalla divisione ByteDance che si trova in Cina. Ma nonostante ciò, le preoccupazioni degli Stati Uniti sono ancora presenti. Pensate che il CEO di TikTok ha proposto il progetto Texas, un programma che prevede la conservazione dei dati non più sul territorio cinese, ma sul territorio statunitense. E il caro Xu sta cercando in tutti i modi di convincere gli Stati Uniti che i dati dei propri cittadini sono al sicuro. Ma nonostante questo, il Congresso sembra non essere convinto. Gli Stati Uniti sono veramente duri di capoccia, ragazzi. Il capogruppo del Partito Democratico è arrivato addirittura a credere che il governo di Pechino avrà la capacità di influenzare l'applicazione fin tanto che sarà di proprietà di una società cinese. Quindi gli americani hanno paura che il governo cinese stia manipolando TikTok per raccogliere delle informazioni sensibili dei cittadini americani. Una diffidenza che appare giustificata perché l'applicazione in passato non è stata di certo esemplare in merito ai trattamenti e la privacy dei dati dei propri utenti. Considerate infatti che l'anno scorso TikTok ha cercato di aggirare e bypassare tutti i protocolli di sicurezza di Apple e Google con l'unico fine di raccogliere più dati dai propri utenti. Ad agosto del 2022 Forbes ha rilevato che centinaia di impiegati di TikTok avevano precedentemente lavorato per i media statali cinesi e casualmente, dopo che Forbes ha pubblicato questo articolo, pare che TikTok abbia iniziato a spiare i giornalisti di Forbes in maniera tale da individuare le loro fonti. Attenzione, ragazzi, TikTok non ha negato queste accuse, ma ha solamente affermato che si è trattato di iniziative autonome che non rispecchiano gli obiettivi dell'azienda. Insomma, l'effettivo legame tra il governo cinese e TikTok non è ancora chiaro ad oggi e in molti hanno paura che se il governo cinese dovesse chiedere a TikTok di dargli i dati che ha raccolto, dato che in Cina la situazione politica non è proprio rose e fiori, l'app non avrebbe altra scelta che acconsentire a queste richieste. Quindi la paura c'è ed è concreta, nonostante il CEO Xu abbia assicurato più volte che è lo scopo principale dell'azienda proteggere i dati e le informazioni dei propri utenti. Ad oggi la raccolta dei dati dei propri utenti è una delle principali fonti di profitto per la maggior parte delle applicazioni web. La preoccupazione riguardo a quanti e quali dati vengano raccolti è tuttora particolarmente sentita. L'informativa sulla privacy di TikTok ci rivela però che l'app raccoglie grandissime quantità di dati dai nostri dispositivi, addirittura molto di più di quello che fa Google, e alcuni sostengono che quelli siano solamente i dati di cui ci è dato sapere, mentre molto altro ci viene purtroppo tenuto nascosto. Mentre oggi il futuro di TikTok è ancora incerto, vi invito a riflettere su quanto sia importante essere
essere informati e consapevoli di tutto ciò che fate su internet. Quando voi volontariamente decidete di utilizzare un servizio o un'applicazione, informatevi sempre su quello che state dando in cambio per utilizzare questi strumenti. Sta a voi decidere se si tratti di uno scambio equo oppure no. Non ti dimenticare di lasciare un bel like e iscriverti a questo canale per supportare tutto il mio lavoro e la produzione di questi contenuti. Detto questo, il vostro ingegnere vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo video.